Salve gente, io sono Luca. In questo magnifico episodio volevo parlare dell'espressione avere torto marcio. Non so se conoscete l'espressione avere torto, comunque sia, avere torto marcio è una versione più forte di avere torto. Se non conoscete l'espressione avere torto, vi spiego un attimo cosa significa. Allora, sicuramente conoscete l'espressione avere ragione, no? Per esempio una persona dice una cosa e noi le rispondiamo hai ragione. Cosa significa? Significa che siamo d'accordo con questa persona. Significa che secondo noi questa persona sta dicendo una cosa giusta. Quindi questo è avere ragione. Sono sicuro che questo modo di dire lo conoscete. Ecco, avere torto è il contrario di avere ragione. Quindi una persona che ha ragione non ha torto e viceversa una persona che ha torto non ha ragione. In altre parole, una persona che ha torto è una persona che si sta sbagliando, è una persona che è in errore. Diciamo che per qualche strano motivo avere ragione è molto più comune di avere torto, quindi probabilmente voi avete sentito avere ragione, conoscete avere ragione, ma non conoscete avere torto. Di solito è più probabile che una persona dica no, secondo me ti sbagli, che non no, secondo me hai torto. Curiosamente una forma molto comune è non hai tutti i torti, che significa hai ragione probabilmente. Ecco, questa forma è molto comune, la sentirete molto spesso. La cosa interessante è che è un'espressione fissa così, non hai tutti i torti, non è non hai torto. Sì, si può dire non hai torto, però di solito si dice non hai tutti i torti. Comunque sia, ritorniamo all'espressione avere torto marcio. Che differenza c'è tra avere torto e avere torto marcio? Come dicevo all'inizio, avere torto marcio è una variante più forte. Se volessimo parafrasare questa variante potremmo dire qualcosa di questo tipo. Non hai assolutamente ragione. Quindi hai torto vuol dire non hai ragione, hai torto marcio vuol dire non hai assolutamente ragione. Non c'è neanche la possibilità che tu abbia ragione, ti sbagli rispetto a tutti i punti di vista. Forse vi starete chiedendo perché si dica marcio. Allora, forse non conoscete la parola marcio, comunque sia, marcio fondamentalmente vuol dire troppo maturo, o meglio, mi spiego meglio. I frutti quando crescono diciamo che attraversano 3 fasi, no? La prima fase è quando sono acerbi, quando sono ancora verdi e non sono ancora buoni da mangiare. E poi maturano, no? Quando sono maturi li possiamo mangiare. Cosa succede se però non li mangiamo quando sono maturi? I frutti diventano marci progressivamente, iniziano a marcire, quindi iniziano a decomporsi, eccetera, eccetera. A quel punto non li possiamo più mangiare. Quindi questo è il significato letterale della parola marcio. Marcio vuol dire troppo maturo, cioè che ha superato quella fase in cui si poteva mangiare, è diventato marcio, inizia a decomporsi, eccetera, eccetera. Quindi uno può dire questa pera è marcia, oppure questa mela è marcia, che significa che sta diventando praticamente nera, eccetera, eccetera. Adesso non fatemi scendere nei dettagli, avete capito cosa intendo. Poi in italiano una cosa interessante è che l'aggettivo marcio può essere usato anche in senso metaforico, no? Per riferirsi alla corruzione. Una persona può dire questa società è sempre più marcia, che significa la società è sempre più corrotta, moralmente spregevole. Quindi marcio ha anche questo valore, diciamo, di spregevole, comunque immorale. Quindi in questo senso la parola marcio ha anche un valore negativo, una connotazione negativa, quindi probabilmente per questo motivo si dice hai torto marcio, anche se in realtà non c'è un motivo logico preciso per cui si dica hai torto marcio, avere torto marcio, si dice così, punto. Ecco, io vi ho detto l'infinito, diciamo che comunque questo è un modo di dire che non sentirete quasi mai alla prima persona, perché come ben sapete noi come esseri umani tendiamo ad aver ragione anche quando abbiamo torto, quindi è difficile trovare una persona che dica ho torto marcio. Le persone comunque rimangono convinte di aver ragione anche quando hanno torto. Quindi le forme più comuni che potrete sentire sono hai torto marcio, ha torto marcio, hanno torto marcio, avete torto marcio e così via. Di nuovo, e per concludere, non c'è una grandissima differenza tra hai torto e hai torto marcio. Semplicemente questa seconda forma è più forte.
Come dicevo, se la volessimo parafrasare dovremmo aggiungere un assolutamente, cioè non hai assolutamente ragione. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace qua sotto. Detto ciò, vi saluto.